Pensare fuori dagli schemi, pensare fuori dalla scatola. Anche l'arte ha bisogno di questo. In occasione della mia docenza per la 24 Ore Business School nel Master di Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali, ho deciso di coinvolgere gli studenti in un workshop, in un esercizio davvero incredibile. Think out of the box. Insegnare all'università, di master, a scuola è sicuramente un privilegio, ma soprattutto un'opportunità di confronto. Ho appena finito le lezioni in questo master e mi sono confrontato con dei ragazzi dai 25 ai 30 anni circa di media, ragazzi veramente preparati e soprattutto grandissimi appassionati. In questo caso il mio modulo riguardava la comunicazione digitale nel mondo dell'arte, argomento più attuale che mai. Anche l'arte ha bisogno di essere comunicata e soprattutto online, ma cambiano le leve del marketing tradizionale. Seppure esistono delle tecniche per controllare i flussi, per fare un content management, un content marketing, uno storytelling o applicare tecniche quali il funnel di vendita o di inbound marketing, sicuramente l'arte però va trattata e raccontata in un modo differente. È una tematica molto importante, come si comunica l'arte, come si comunica la cultura. Ho chiesto loro di raccontare diversi profili e protagonisti del mondo dell'arte, quali artisti, gallerie, collezionisti, casa d'aste. Potevano scegliere se fare questo di una struttura, di una persona esistente o di inventarla da zero, di creare un piano di comunicazione dedicato, ma a prescindere da questo ho chiesto loro di ragionare fuori dagli schemi. Ragionare fuori dagli schemi non significa per forza dover utilizzare una comunicazione non convenzionale o essere divertenti o insultare o fare qualsiasi strategia che possa attirare l'attenzione. Quelle sono solo appunto delle strategie che vanno bene per alcuni valori, vanno bene per alcune istituzioni, ma non per tutte. Ho chiesto loro quindi di ragionare su come possono cambiare i paradigmi di comunicazione e quindi passare da un modello classico e storico in cui l'arte è distanziata dall'esperienza a quelli più innovativi come la Fondazione Sandretto, come il Museo Madre, che fanno un utilizzo dei social network sicuramente all'avanguardia, o ancora i privati come Make Italian Art Great Again di Giulio Albigini, oppure The Girl in Museum, The Girl in the Gallery e quelli che in qualche modo stanno iniziando a comunicare l'arte online. Giusto o sbagliato, bisogna capire che come evolvono gli altri settori anche l'arte deve evolvere nella comunicazione e bisogna trovare sistemi e modi di comunicare l'arte nel rispetto dei valori e degli obiettivi dell'ente rappresentato in modi differenti e soprattutto con linguaggi che siano sempre più attuali. Per questo vediamo sempre di più enti, musei, gallerie, istituzioni approcciarsi a internet, fare le stories, vedere sistemi di sondaggio, creare interazioni con il pubblico. E questo è un grande successo, è un grande avanzare del mondo dell'arte nella comunicazione perché ci stiamo avvicinando agli altri settori. Bisogna però tuttavia capire quali sono le strategie per una comunicazione efficace e soprattutto non dimenticare che stiamo parlando di arte. Fammi sapere anche tu quali sono i profili social che segui di più, perché per me è sempre un confronto e un piacere scoprire l'arte e lo faccio anche tramite i social network. Sforziamoci di pensare oltre, pensiamo a qualcosa che non sia esclusivamente una fotografia e un claim. Creiamo una relazione con il nostro pubblico, raccontiamo i valori dell'arte, raccontiamo i valori di un'istituzione, che poi tu debba vendere i biglietti di una mostra o di un museo o di una galleria, questo poco cambia, quello che conta è che l'arte sta evolvendo e con lei anche il modo di raccontarla ed è un'opportunità per tantissime persone, ma devi conoscere il mondo dell'arte e il suo sistema. Pensa anche tu fuori dagli schemi.